questa terza edizione meravigliosa che ha avuto come apice la scienza e tutti i meravigliosi racconti dei neuroscienziati che vi hanno partecipato, di coloro che vanno nello spazio a fare ricerca, viene fuori una cosa che secondo me è straordinariamente interessante. Il sapere più grande, l'eccellenza più grande siamo noi con il nostro mistero, perché se dovessimo affidarci ai tempi del nostro conoscerci, dovremmo aspettare un'altra creazione. Ma nel frattempo noi siamo qui, viviamo, ed è meraviglioso poter in alcuni momenti sentirsi rassicurati da questa o quell'altra piccola, grande, a volte rivoluzionaria scoperta, no? Abbiamo sentito di questa proteina verde che ci permetterà di in futuro sconfiggere tante malattie e che già oggi permette veramente nuove frontiere per la ricerca e quindi è in grado di garantirci nuovi saperi. Però abbiamo anche ascoltato che la nostra capacità di automotivare noi stessi allo stupore, al desiderio di conoscere, alla curiosità viva che ti trasforma, che ti mantiene presente al quotidiano e quindi ti dà una percezione della realtà che cambia continuamente, perché tu cambi. Beh, veramente questa è la cosa più sorprendente, che viene fuori con forza, dico io, da questi cicli di 21 minuti saperi dell'eccellenza. Questo è un momento molto importante per il nostro mondo, che è divenuto sempre più piccolo, adesso addirittura siamo in tempo reale, ci hanno seguito migliaia di persone da ogni punto del globo, grazie a streaming, questa parola quasi magica potremmo dire per noi oggi, eppure il prodotto di una tecnologia semplice, di una relazione. Bene, anche noi siamo il prodotto di una relazione, siamo il prodotto in realtà di un percorso iniziato milioni di anni fa e che continua oggi, giorno dopo giorno, nella nostra vita, grazie alle nostre azioni, grazie alla nostra capacità di emozionarci, di coinvolgerci, ma anche grazie alla nostra capacità di pensare e soprattutto di ripensarci, accorgendoci che è possibile cambiare in questo mondo che cambia, diventando adatti ad esso. Di cosa sto parlando esattamente? Del nostro acronimo FASE. Il processo è filosofia, cioè l'amore per la visione, l'amore per la conoscenza, l'amore per l'uomo, che si trasforma poi in segno, in arte, in tecnologia, ma anche in quella capacità speciale che è rendere nuove le cose vecchie, cambiandone l'ordine, riorganizzandole e quindi innovando in realtà. E man mano che si compie questo processo straordinario che è l'arte, questa ci mostra che le nostre conoscenze sono limitate, che quindi è necessario indagare ancora di più, è necessaria un'indagine più profonda e questa si trasforma in scienza. E la scienza un po' ci rassicura e un po' ci invita a rilanciare. E per rilanciare bisogna capire la legge dell'economia, che è la legge del reciproco mantenimento. Credo che il nostro futuro abbia in serbo per noi l'invito a produrre una nuova comprensione, la comprensione dell'interrelazione. Noi non siamo distinti dall'insieme che ci ospita. Siamo sì dei singoli individui, ma apparteniamo a una specie. Siamo sì una specie, ma viviamo grazie a un insieme che tutti i giorni ci dà l'opportunità di restare qui, accogliendoci, nutrendoci e in qualche modo anche cambiandoci. Quindi l'edizione 2012 parlerà di questo tipo speciale di economia, oltre che dei numeri del PIL interno di questa o di quell'altra nazione. Parlerà dei nostri numeri interni e di come sia importante per noi far funzionare questi numeri
i numeri del nostro cuore, i numeri della nostra testa, i numeri delle nostre azioni, dei nostri giorni in maniera diversa. E sono certo che grazie ai 21 ospiti del prossimo anno, anche il 2012 sarà un anno ricco, un anno entusiasmante, interessante e soprattutto un anno in grado di stupirci, di sorprenderci e di generare meraviglia dentro di noi. Azioni sostenibili. La mia vita è guidata in realtà da un'idea semplice, no? C'è una sola azione sostenibile, che è quella di cercare di capire qual è davvero il fine ultimo del nostro esistere, quindi qual è il vero ruolo che la natura ci ha assegnato e che noi dobbiamo ogni giorno assegnare a noi stessi. E le 5 parole che io dico essere le parole del terzo millennio, ma in realtà sono le parole del millennio che è appena passato, sono le parole, credo, del millennio che ancora verrà, vedono la nostra capacità di reinterpretare costantemente, senza intermissione, il nostro ruolo con la nostra capacità di essere ogni giorno più responsabili nell'assumercene appunto l'onere, che è quello di trovare nuove risposte, perché il mondo intorno a noi cambia, perché cambiano i numeri, perché cambiano le sue risorse, perché noi in relazione con esso lo reinventiamo, lo ripensiamo. E la capacità di mettere in gioco la nostra riflessione, la nostra attenzione per dare una nuova risposta ci permette poi di capire che le cose non sono tutte uguali e quindi bisogna stabilire delle priorità. E se ieri abbiamo sognato che la tecnologia potesse vederci delegare ad essa molte delle nostre scelte, oggi è chiaro che la tecnologia ci risponde che può fare per noi molte cose, o più esattamente aiutarci a fare molte cose, ma che è completamente nostro, profondamente nostro, il compito di controllarla, perché i suoi frutti siano quelli che la nostra vita di umani desidera e non l'inverso. Dobbiamo quindi tornare a riappropriarci del giusto utilizzo, attimo dopo attimo, di tutti gli strumenti che continuiamo meravigliosamente a immaginare e poi a realizzare, perché questo è proprio nelle nostre corde, nelle nostre capacità, e questo è un momento di grande ricchezza a cui è impensabile poter rinunciare. Quindi domani noi saremo ancora più capaci di oggi, saremo ancora più capaci di non solo inventare cose nuove, ma inventare per le cose che inventiamo nuovi e migliori utilizzi. Vedersi cambiare nel mondo che cambia. Grazie.